frazione di Acireale, Capomolini, frazione molto caratteristica, sorge nella parte bassa del comune ed è esattamente di fianco all'isola La Chiede, vedete là sotto l'orizzonte. Questo litorale è caratterizzato da un'importante formazione basaltica colonnare, in parte distrutta dalle mareggiate che ci sono state nel tempo. L'acqua è nota per essere particolarmente profumata e cristallina ed è caratteristico venire qui per la presenza di queste piccole calette e la possibilità di poter avere delle piattaforme di legno da cui potersi immergere. Il mare qui è molto profumato e pulito. Per chi è appassionato di snorkeling potrebbe anche essere una buona opportunità per fare delle immersioni sul posto. Nei pressi dell'odierna borgata di Capomolini, la tradizione ed alcuni studiosi vogliono sorgesse la città di Sifonia. Infatti sono stati rinvenuti reperti di età tardoromana. Il mito di Sifonia ci viene tramandato dai poeti Teocrito, Virgilio ed anche Ovidio, che proprio là ambientarono la storia d'amore tra una ninfa chiamata Galadea e un pastorello chiamato Aci, ucciso poi per gelosia dal ciclope Polifemo. Aci fu trasformato dal pietoso Giove in un fiume per farlo ricongiungere definitivamente con l'amata ninfa. Quest'angolo del litorale di Capomolini probabilmente è ancora più interessante per chi è innamorato delle spiagge di sabbia. Potrete godervi la tipica sabbia nera etnea. È un caro ricordo della mia infanzia, ricordo da piccolo sta sabbia brillava sotto il sole e mi è rimasta impressa. Purtroppo Riposto è stata cancellata dalla nuova costruzione del porto turistico. Ma avviciniamoci e vediamoli. Questa è una tipica sabbia vulcanica dell'Etna, fa una pila più grande, andando più vicino all'acqua diventa magari un pochino più sottile. Nera, come nera la pietra del. Ma voglio ancora affidarvi un'altra leggenda tipica di questo posto, che probabilmente affonda le sue radici anche nella storia. Infatti, secondo alcuni storici del tempo, nel tratto di costa ionico fra Acireale e Catania sarebbe approdato Ulisse con i suoi compagni nell'Odissea. Molto probabilmente approdò proprio nella baia di Capomolini, che più o meno era come la vediamo adesso, proprio in quello specchio di mare in cui sarà possibile farvi il bagno. Nei dintorni avrebbe poi incontrato il ciclope Polifemo, figlio del dio Nettuno.